Bella sinuosa, sì, con queste linee, questo flat, il righino giallo e rosso, classicissimo, figo, eccetera. Ma qui c'è un piatto da 100. Ha senso? Una 6-1 100 pollici? Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale. Oggi parliamo di Pro Staff 6-1 100. Partiamo subito col dire che è un'esclusiva Tennis Point e quindi la trovate solo lì, perché come sapete Tennis Point, che ha un ottimo rapporto con Wilson, ha tantissimi prodotti esclusivi da parte dell'azienda. Questo è uno di quelli. 6-1. 6-1 è una sopravvissuta nella linea Wilson perché in sostanza 6-1 non esiste più se non in versione Pro Lab, ma 18-20, piatto 95 e peso di 332 grammi, quindi tanto, veramente tanto per gli appassionati di oggi, molto classica, molto apprezzata dagli ex ragazzi come me che l'hanno sostanzialmente adoperata quando erano più giovani, ma oggi c'è lei ancora disponibile con questo piatto da 100 pollici e un peso di 305 grammi. Secondo me ha senso questa racchetta, ve l'ho già presentata sul blog e quindi c'è già la recensione scritta sul blog e vi lascio in descrizione il link per poterla andare a leggere. Lei però meritava una recensione video perché secondo me è uno dei best buy del mercato, perché non costa tantissimo e per chi vuole una racchetta seria è assolutamente da tenere in considerazione perché è seria, lei è veramente seria. 6-1 qui sopra non c'è scritto a caso. E allora partiamo con le specifiche. Abbiamo già detto piatto da 100 pollici, schema corde 16-19, cosa già strana per una 6-1 perché la 6-1 o è 16-18 o è 18-20, 16-19 per questa versione 100 invece. Profilo da 22 mm flat, è il tipico profilo, vi faccio vedere il cuore ragazzi, se avete mai avuto una 6-1 è quello lì, non cambia, è lo stesso cuore delle 6-1 95, mentre cambia appunto il piatto che è sostanzialmente più largo, quindi un po' più abbondante, immancabili PVS al solito e chiaramente abbiamo tutti quanti gli stilemi Pro Staff perché come vedete c'è il righino giallo e rosso esattamente come le versioni V13, lei è una V13 ed anche il tappo come vedete è della versione V13, quindi è una racchetta freschissima come concezione per quanto sia veramente molto classica e riporti in auge un mito di Wilson in sostanza, ma rivisto in chiave moderna. E ora i dati che stavate aspettando, perché il bilanciamento qui dichiarato è di 30.5 cm, ma in realtà quello reale in tutte le racchette che ho avuto, e questa è la quinta, è di 31.4-31.5 cm, quindi sarà un errore questo 30,5 dichiarato, ma loro sono comunque tutte quante intorno al 31,5, quindi 305 grammi, 31,5 di bilanciamento e un'inerzia sicuramente non bassa. Qui siamo su 325 punti a racchetta incordata, in questo caso con Tennis Point Premium Pro, una delle corde che adopero più spesso per quanto riguarda i miei test e che vi consiglio perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, mono abbastanza solido, ecco. E poi la rigidità, qui la rigidità di 64 punti, quindi una racchetta che è un po' nel mezzo, ma sappiamo che una delle caratteristiche delle 6-1 è comunque quell'impatto abbastanza roccioso e mo vediamo se lei l'ha conservato. Prima di andare a scoprire però iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche e lascia un grande like a questo video, così mi darai l'opportunità di crescere con questo canale e stiamo crescendo veramente benissimo ragazzi, grazie a voi, grazie alla vostra fiducia. Il like è qui in basso, l'iscrizione è lì, se ancora non l'hai fatto fallo perché per te non costa nulla, ma potrò intrattenerti sempre di più e portarti sempre cose più interessanti su questo canale. E allora come va questa signorina? Questa signorina va veramente bene secondo me perché a parte costa poco, al momento credo sia intorno ai 150-155 ed è una racchetta secondo me che offre veramente tanto. Perché? Perché lei è una 6-1, è veramente una 6-1, ma in una chiave moderna, ma non nel senso brutto della parola, perché per molti moderno significa che ha perso qualità, che ha perso tutto. Lei è una 6-1 più facile, è una 6-1 che si adatta ad alcune esigenze moderne come un'uscita di palla più facile, più facilitata e una tolleranza maggiore, perché ragazzi lo sappiamo, il tennis, la base del tennis si è allargata e soprattutto con i nuovi materiali la 6-1 95 di oggi è qualcosa di veramente molto romantico ma anche veramente difficile da gestire. E poi lo sapete il detto com'è, no? Quando un uomo con la 6-1 95 incontra l'uomo con la profilata piatto 100, l'uomo con la 6-1 95 è un uomo morto. E quindi Wilson ha preso la palla al balzo e ha fatto la 100 pollici di 6-1. Il senso è esattamente quello, cioè vuoi giocare con una racchetta classica? Beh, almeno utilizza un piatto più umano, tant'è vero che anche la RF è diventata sostanzialmente 97 pollici, quasi un 98 in realtà negli anni, seguendo anche il cambio che fece Federer sostanzialmente dal 90 pollici al 97. Dico io, pensiamoci, se anche
Roger Federer, cioè parliamo di Roger Federer, ha dovuto cambiare da un 90 ad un 97, noi che siamo un po' più pippe rispetto a Roger Federer, probabilmente un piattino un po' più grande ce lo possiamo concedere e giocare bene ugualmente. Però torniamo a lei, vediamo come va. Diciamo subito che ha un'uscita di palla molto buona. Attenzione da non confondere con la potenza, perché lei alla potenza lei non manca, la potenza è una buona potenza, ma è una potenza comunque legata a quello che fa il braccio. Lei facilita l'uscita di palla, ma ti obbliga a giocare bene a tennis, cioè se tu le dai, lei ti offre, lei non ti fa da freno, lei non si oppone a quello che vuoi fare, tutto ciò che vuoi fare, perché è veramente molto completa, ma le devi dare quello che lei desidera, ovvero un colpo solido, che sia piatto, che sia spin. Lei gioca molto bene sia di piatto di spin, con una preferenza verso lo spin. Il colpo piatto appunto è gestito abbastanza bene al fondo, è una palla comunque molto penetrante, sicuramente viaggia facilmente il colpo piatto, ma c'è da dire che comunque riesce a caricare lo spin in maniera molto agevole. Non è un heavy spin in assoluto, ma non ci sono grossissimi limiti dal punto di vista dello spin, quindi anche se vuoi fare la sfuriata con questo telaio riesce a farlo. La maglia, come potete vedere, non è strettissima, è comunque un 16-19 da controllo molto esploso, che ti lascia la possibilità di ingabbiare la pallina e di giocarla come vuoi, e probabilmente anche di personalizzarla con l'utilizzo delle corde, perché lei è una racchetta molto string sensitive, quindi le corde qui contano veramente tanto. Io ho scelto le Premium Pro perché sono una corda abbastanza neutra nel comportamento, quindi mi lascia giocare più di telaio, la uso spesso anche per questo, perché mi fa capire cosa fa la racchetta. Nel caso di specie lei comunque si comporta in maniera estremamente completa, perché controlla molto bene, perché il feeling comunque è piuttosto pulito al braccio. È chiaro, non è una 95, non ti offre il feeling dell'RF 97 con una massa enorme, ma è comunque una racchetta che il feeling te lo trasferisce molto bene, controlla bene, arrota piuttosto bene se tu gli vuoi dare lo spin, il feeling è pulito. Direi che già qui è salvo il nome 6-1, quindi non è un insulto questa scritta 6-1 su questa racchetta. Poi se gli si va a mettere il fatto che comunque è un poco demanding, cioè restituisce quello che tu le dai con un piccolo aiuto in uscita di palla, lei è sicuramente un'opzione per un giocatore avanzato con un buon braccio, che non vuole rinunciare al feeling, ma che deve avere la facilità di impatto, non di una profilata sicuramente, però più vicino al concetto di una 99 pollici che di un 100, ecco. Indubbiamente rispetto ad una blade si muove più facilmente, è più facile da portare all'impatto, è meno potente di una blade in assoluto, ma comunque ha un livello di potenza che è legato, come detto, a quello che fa il braccio, e se il braccio ha qualcosa da dare, lei la potenza la trasmette tutta, quindi non ti va a dissipare i colpi, non ti va a dissipare la potenza sui colpi, non ti va a dissipare lo spin, non ti va ad affaticare inutilmente con dei pesi elevatissimi. Questo è quello che fa 6-1 100. Come detto, il feeling è piuttosto buono, è un feeling parente a quello delle 6-1, non si può dire sia lo stesso delle 6-1 perché, ripeto, la massa di una racchetta da 330 grammi trasferirà sempre più sensazioni rispetto ad una di 305, per quanto quella di 305 sarà una racchetta indubbiamente più facile, che potrai adoperare più tempo con minore fatica. Questa è la realtà dei fatti. Se poi sai giocare con la 95 senza problemi, e allora beato te. Lei comunque mi piace perché è completa, mi piace perché non costa molto, è un best buy, viene via ad un prezzo molto interessante, e soprattutto è una racchetta secondo me giustamente tecnica, quindi ti fa capire se stai sbagliando qualcosa. Non è severa, ripeto, come le 6-1 95, ma mantiene quell'attimo di severità nel gioco per farti capire che il colpo non portato bene non te lo fa giocare. Lei comunque ti impone di giocare bene a tennis con tecnica e con sostanza dietro i colpi. Tuttavia ha questa uscita comunque facilitata che gratifica comunque anche chi non ha un braccio veramente forte, ma basta un braccio tecnico per sfruttarla e per tirarle fuori, diciamo, un gioco piuttosto divertente. Dal fondo si presta un po' a tutto, gioca molto bene in anticipo, gioca bene quando si copre la palla, e secondo me offre il meglio quando si spinge dal fondo coprendo leggermente la palla. Lei prende subito lo spin e quindi ti fa coprire i colpi molto facilmente senza dissipare troppa spinta. Non ama l'heavy spin, ma lo strappetto te lo fa dare, quindi saltuariamente, diciamo, il gioco in spin veramente carico te lo concede. Ma soprattutto ha un bel back, è un back comunque interessante, un back che non accetta la mezza esecuzione, in questo dimostra di essere una 6-1, però giocato con un poco di tecnica, uno swing fluido, la palla va via che è una bellezza. C'è anche del side spin, quindi ti permette di fare anche un lavoro di correzione delle esecuzioni, ma soprattutto di sporcare un pochettino la traiettoria. Sulla rete è una racchetta comunque che porta comunque bene il suo nome 6-1, tocca bene, il feeling è interessante, la volée sia piatta che con il taglio si lavora molto bene, si apprezza di più però quando si può caricare con il taglio, perché lei permette comunque di affondare e di avere una volée comunque piuttosto seria. Lo stesso vale
vale per quanto riguarda lo smash, dove non serve nemmeno tirarla tutta, la sua generosità in termini di uscita di palla permette il piazzamento già a 3/4 di potenza con dei colpi efficaci. Andando al servizio si trova un colpo piatto comunque interessante e potente. Il colpo piatto è filante come dal fondo così anche al servizio, non ci sono problematiche particolari nel portare quindi i colpi piatti, probabilmente non ha la precisione dei 18-20 attuali, lei è una 16-19 con piatto 100, diciamo che non si discosta troppo dalle 16-19 98 pollici da questo punto di vista, forse un filino meno ad esempio rispetto alla Blade. Blade la trovo un po' più precisa in versione 16-19, lei ha un buon grado di precisione, molto simile a quello di Blade, un filino meno, è sempre un piatto 100, ma permette una maggiore rilassatezza in termini di uscita di palla, quindi non serve portarla a ritmi estremi per farla tirare forte, basta portarla allegramente. Molto bene lo slice che gira in maniera sostanziosa quando le chiedi di far girare il colpo, ma è uno slice proporzionale, non è del tutto gratuito, non ti mette il giro gratuito, sei tu che decidi quanto spin bisogna dare e lei risponde in maniera molto concreta. In questo dimostra di essere tecnica, cioè non tanto nella difficoltà ma nel fatto che comunque se vuoi che lei faccia qualcosa glielo devi comandare, questo in tutte le zone del campo e così anche al servizio. E lo stesso vale anche sul kick, dove la palla non è pesantissima però il giro lo prende, quindi si riesce a creare un po' di movimento nel rettangolo di battuta creando una palla più complessa che pesantissima, ecco. Però devo dire che lo slice e il colpo piatto si comportano meglio rispetto al kick, che diventa un po' faticoso perché lei non ha proporzioni troppo leggere. Infatti la maneggevolezza di questo telaio non è altissima, sono 325 punti di inerzia su un telaio che comunque ha una forma, come vedete, abbastanza classica con un piatto raccolto verso l'alto, quindi la massa su un po' si sente, quindi non è poco faticosa in assoluto, è una racchetta che comunque vuole un braccio tecnico e minimamente allenato per portarla ai ritmi e alle velocità che le competono. E allora perché comprarla e perché no? La comprerei perché è una 6-1, ma è una 6-1 moderna, più facile, che ti permette di sentirti ancora ragazzo di quando avevi la 6-1 95, con un feeling che comunque riconosci, ma con maggiore giocabilità, anche se la prestazione è un po' inferiore rispetto alle 95, ma ragazzi ci sono 27 grammi di differenza tra questa e la 6-1 95, quindi la differenza è più che giustificata. La comprerei perché fa bene veramente tutto, perché è un telaio tecnico che ti permette di giocare a tennis alla tua maniera, alle volte forzandolo, alle volte è lei che ti dà una mano, ma in generale perché è estremamente completa e soprattutto la comprerei perché costa veramente poco e in un mercato attuale dove i prezzi salgono sempre più alle stelle, lei è sicuramente un best buy. Non la comprerei se fossi un utente ad esempio di ProStaff 97L, allora dico ok, compro la ProStaff 6-1 100 perché così faccio un upgrade. No, lei pesa abbastanza, in mano sostanzialmente si sente come una Blade, è una racchetta più seria da tenere in mano rispetto ad esempio ad una ProStaff 97L, non è una versione leggera, è una 305 agonistica che vale tutti i suoi 305 grammi. Non la comprerei se stessi cercando una racchetta esclusivamente da colpo piatto, perché lei si comporta un po' meglio sul colpo coperto che non sul colpo piatto effettivo, e anche se il colpo piatto è veramente molto interessante, ci sono telai che comunque riescono a dare una precisione superiore per chi ha esclusivamente quel tipo di gioco. E allora vediamo subito la pagella di questa ProStaff 6-1 100. Bene ragazzi, io vi ho presentato questa 6-1 100, vi ricordo che è disponibile presso il mio partner tennispoint.it, per il quale sono disponibili i voucher da 20 euro utilizzabili entro settembre e chiaramente sono sempre disponibili anche gli sconti del 5% che potete richiedermi sempre tramite messaggio privato su Instagram. Se ne avete bisogno, se volete il vostro voucher, che sia quello da 20 o del 5%, mi scrivete su Instagram e vi risponderò quanto prima con i codici. E vi ricordo ragazzi di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un grande like a questo video, perché ragazzi siete tantissimi ma ancora il 60% di voi, anzi più del 60%, ancora non è iscritto a questo canale, e quindi forza su ragazzi, facciamo crescere questa community sempre di più e non ve ne pentirete. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.